Dopo un inizio di stagione spettacolare, con 8 gare combattute tra pioggia, strategie folli e rimonte leggendarie, la scuderia Lamborghini è a un solo punto dal terzo posto nei costruttori. Antonelli e Berman crescono gara dopo gara e il sogno mondiale, ora, dopo 2 stagioni complicate, non sembra più così impossibile. Ma ad attenderci c'è una nuova sfida. Ciao ragazzi, qui è Asiaxi. Benvenuti nel 33esimo episodio della carriera nella modalità My Team di F1 Manager 2024, alla guida della scuderia Lamborghini. Oggi andremo avanti nella stagione col nuovo format che prevede il racconto di altre 8 gare. Siete pronti? E quindi ci spostiamo in Cina per il nono appuntamento della stagione. Durante le qualifiche i nostri 2 piloti mettono a segno il miglior tempo nel primo tentativo, ma nel secondo run non riescono a migliorarsi. Alla fine Berman scatterà dalla quinta posizione, mentre Antonelli partirà settimo. Non era esattamente quello che speravo, ma abbiamo un'arma in più, la strategia. È bello avervi qui con noi per vivere insieme le grandi emozioni di questo weekend di gara. Andiamo a scoprire cosa succederà oggi perché promette scintille. È quasi ora del Gran Premio di Cina. Si spengono le luci e via, partiti! Per entrambi il piano è chiaro fin da subito, una sola sosta, partenza su gomma media e secondo stint con le bianche, puntando tutto su costanza e gestione. Allo spegnimento dei semafori però la gara si complica subito, le vetture su gomma morbida scattano fortissimo e ci costringono a cedere un paio di posizioni nei primi giri. Nessun allarme però era previsto. Quando le soft iniziano a crollare, Antonelli e Berman tornano all'attacco e iniziano a rimontare con grande efficacia. Il primo a fermarsi è Berman, ma la sfortuna ci mette lo zampino, rientra nel traffico e perde diversi secondi preziosi. Nonostante tutto, grazie alla strategia una sola sosta riesce comunque a riportarsi in zona punti e chiude la gara con una solida sesta posizione. Antonelli invece rientra con pista libera e sfrutta al massimo la situazione. Mantiene un passo costante fino alla fine e guadagna 2 posizioni rispetto al via, tagliando il traguardo in quinta posizione. Un'altra prova di maturità per entrambi, in una gara gestita con intelligenza e sangue freddo. La vittoria va a Norris, che partiva terzo ma riesce a superare sia il compagno di squadra che Verstappen, con quest'ultimo che chiude il podio in terza posizione. In top 10 rientra anche Ocon, ma sia lui che il suo compagno di squadra terminano la gara alle spalle dei nostri 2 piloti. Prima di passare ai costruttori diamo un'occhiata al campionato piloti. Norris allunga ancora su Piastri e porta il suo vantaggio a 21 punti. E nel mondiale costruttori arriva la svolta. Con i 18 punti conquistati oggi contro i soli 5 della Visa Cash App, completiamo il sorpasso e saliamo al terzo posto in classifica. Le 2 davanti sembrano ancora lontane e a meno di catastrofi per la Red Bull dovremo solo difendere questa posizione dalle scuderie dietro di noi. Torniamo al quartier generale dove lo staff ci accoglie con una notizia importante. Il nuovo pacchetto di aggiornamenti è finalmente pronto con la lettone anteriore come punta di diamante. Ma non è tutto, ho deciso di iniziare già a guardare al futuro, dando il via ai primi lavori di ricerca per la stagione 2027. Dopo un paio di settimane torniamo in Europa per il Gran Premio di casa Red Bull, in Austria, con gara sprint. E nelle qualifiche del sabato sorprendiamo tutti. Antonelli firma un tempo clamoroso, conquistando la terza posizione con 2 decimi di margine su Norris. Berman, costante come sempre, chiude in settima posizione. In gara, Kimi sa che tenere il passo delle McLaren è impossibile, ma resiste a tutti gli altri e si arrende solo a Norris, chiudendo con un ottimo quarto posto. Berman invece si conferma solido, guadagna una posizione, tiene dietro la Red Bull di Albon e conclude sesto. Un'altra prova di forza. E ci spostiamo ora in auto con Antonelli che affronta le ultime curve del suo ultimo tentativo in Q3. Chiude il giro con un tempo incredibile, grazie anche al primo settore record, il più veloce della sessione. Alla fine delle qualifiche ci piazziamo in quarta e sesta posizione. Davanti il solito trio, Verstappen in pole seguito dalle 2 McLaren. Per la gara scegliamo una strategia a 2 soste per entrambi i piloti, proprio come la maggior parte della griglia. L'attesa per la gara è alle stelle ormai e sugli spalti si respira l'aria delle grandi occasioni. I piloti sono pronti, i tifosi scalpitano, è il Gran Premio d'Austria. Si spengono le luci e via, partiti! Il piano è questo, doppio stint su gomma rossa con una fase centrale su mescola bianca per bilanciare passo e flessibilità. Il primo stint scorre senza sorprese, Antonelli e Berman sono efficaci, si difendono bene e mantengono le rispettive posizioni senza correre rischi inutili. Ma poi al momento della prima sosta arriva la beffa. Un problema con l'avvitatore costringe Antonelli a una sosta lunghissima, ben 8 secondi. La sua gara si complica, ma lui non molla. Si rimette a spingere con determinazione e, giro dopo giro, inizia a rimontare. Nel frattempo Berman, più fortunato ai box, gestisce bene il secondo stint, mantenendo una buona posizione in attesa dell'ultima parte di gara. Quando tornano in pista per il terzo stint, entrambi su gomma rossa, Antonelli è semplicemente devastante. Supera avversari su avversari e chiude in quinta posizione. Una rimonta di sostanza costruita con grinta e intelligenza. Berman invece finisce nel traffico e fatica a trovare ritmo. Alla fine si deve accontentare della nona posizione. Un risultato che vale comunque punti preziosi. La vittoria va a Piastri che domina e taglia il traguardo con 13 secondi di vantaggio su Verstappen. Terzo, l'altro pilota McLaren. Un bottino d'oro che permette a Oscar di recuperare 11 punti su Norris, provando a metterli pressione in ottica campionato.
Ma nei costruttori che arriva un'altra grande notizia. Bottas resta fuori dalla top 10 e noi, alla fine del weekend, mettiamo altri 10 punti tra noi e la Visa Cash App. Il terzo posto ora è sempre più nostro. Senza novità rilevanti durante la settimana ci spostiamo direttamente a Imola per il Gran Premio di casa di Kimi. Fin dalle prove libere le nostre vetture mostrano un ottimo potenziale e nelle qualifiche lo confermano. Nonostante l'asfalto bagnato, i nostri due piloti si piazzano vicinissimi alla vetta. Alla fine scatteremo dalla quarta e dalla quinta posizione, a 2 e 4 decimi dalla pole conquistata da Max Verstappen. Occhio però a Piastri che partirà solo decimo, mentre si rivedono Leclerc e per la prima volta in stagione una Mercedes in top 10. È bello avervi qui con noi per vivere insieme le grandi emozioni di questo weekend di gara. La giornata inizia bene con una partenza in seconda fila, ma difendere il quarto posto non sarà facile. Via! È il Gran Premio dell'Emilia-Romagna. Si spengono le luci e via, partiti! Arriviamo alla gara con una strategia semplice ma solida. Una sola sosta per entrambi i piloti, partenza su gomma media e secondo stint su gomma dura. Una scelta lineare, pensata per sfruttare la costanza del nostro passo gara. Fin dai primi giri Antonelli e Berman confermano la loro solidità. Niente errori, niente sorprese, solo gestione intelligente e ritmo costante. Il primo stint scorre via pulito e, al momento della sosta, tutto va come previsto. Pit stop senza intoppi e rientro in pista senza traffico. Nel secondo stint la situazione resta stabile. I nostri piloti recuperano rapidamente eventuali posizioni perse durante le soste, ma senza mai forzare. Il passo è ottimo, la gestione è perfetta e si riportano esattamente dove dovevano essere. Alla bandiera a scacchi chiudono entrambi nelle stesse posizioni di partenza. Nessun colpo di scena, ma una gara pulita e di grande maturità, che conferma quanto questo team sia ormai solido, preparato e pronto a giocarsi traguardi importanti. Anche davanti a noi non succede molto. Verstappen domina con tranquillità e taglia il traguardo con 10 secondi di vantaggio su Norris, che non ha dovuto spingere più del necessario, forte del vantaggio in classifica sul compagno. Piastri invece era chiamato una rimonta e riesce a chiudere terzo, ma ancora una volta dietro a Lando. Male invece Albon, che perde 6 posizioni rispetto a Via e chiude soltanto nono. Nel campionato piloti, l'unico vero movimento riguarda Berman, che sorpassa Gasly e sale al settimo posto assoluto, ma nei costruttori che arriva la notizia più pesante. Infatti la Visa chiude con 0 punti e il nostro vantaggio sale a 44 lunghezze. Tornati al quartier generale modifichiamo anche il focus d'addestramento dei nostri piloti. Kimi si concentrerà sul corpo a corpo per migliorare l'abilità nei sorpassi, mentre Berman lavorerà sui run brevi per affinare sterzata e adattabilità. Si vota poi per un nuovo cambio regolamentare, che prevede un aumento di un'unità per motori, ERS e cambi utilizzabili durante la stagione. Siamo favorevoli, come lo sono la maggior parte delle scuderie, e la proposta viene ufficialmente approvata. Brigate le formalità, ci dirigiamo in Ungheria, perché a Budapest va in scena il 13° appuntamento stagionale e, ancora una volta, le qualifiche si disputano su pista bagnata. Noi gestiamo alla perfezione i tempi d'uscita, mandando in pista i piloti proprio nel momento in cui l'asfalto è meno umido rispetto agli altri. Il risultato più che incoraggiante. Berman scatterà dalla quinta posizione, ma tenetevi forte. Antonelli partirà dalla prima fila, accanto al poleman Max Verstappen. Le due McLaren invece rimangono attardate e partiranno soltanto ottava e nona. Tutto è pronto per il Gran Premio di Ungheria. Luci spente e via, partiti! Per il Gran Premio decidiamo di osare. La nostra monoposto garantisce un'ottima gestione della gomma e così optiamo per una strategia coraggiosa. Una sola sosta, con partenza su gomma media e stint finale su gomma dura. Su un tracciato come quello di Budapest, dove sorpassare è sempre complicato, puntiamo tutto sulla costanza e sull'efficienza. Ma il piano salta già a metà del primo stint. Il ritiro di Stroll causa una virtual safety car e siamo costretti ad anticipare la sosta, montando le hard prima del previsto. È una forzatura che cambia le carte in tavola. Nonostante tutto, i nostri due piloti restano in partita. Il passo è buono, la gestione è attenta, ma Antonelli, partito secondo, non riesce a difendersi nel lungo periodo e scivola fino alla quarta posizione. Berman resta più arretrato, ma sempre a contatto con la zona punti. A 15 giri dalla fine arriva la grande occasione. Una safety car rimescola di nuovo le strategie. Richiamiamo subito entrambi i piloti box per montare soft. È una mossa aggressiva e funziona. Guadagniamo subito terreno e ci ritroviamo in quarta e quinta posizione, pronti a sferrare l'attacco finale. Ma proprio quando stiamo per capitalizzare tutto, ecco il colpo di scena. Una terza safety car causata da un incidente a 2 giri dalla fine congela la gara. Nessuna possibilità di attacco e tutto si chiude sotto regime controllato. Antonelli è quarto, Berman quinto. Un ottimo risultato, ma con l'amaro in bocca. Stavolta avevamo davvero le carte in regola per conquistare il nostro primo podio nella storia della scuderia. Lì davanti è dominio Red Bull. Verstappen vince con autorità davanti ad Albon, mentre Ricciardo, con una splendida Haas, sale sul terzo gradino del podio. Giornata da dimenticare per Norris, costretto al ritiro e responsabile della prima safety car. Il suo compagno non riesce ad approfittarne e chiude soltanto ottavo, portando a casa appena 4 punti. Un risultato che consente a Lando di tirare un sospiro di sollievo. Nel mondiale costruttori nessuna grande rivoluzione,
posizione, ma continuiamo ad allungare sulla Visa Cash Up. Dietro, però, si muove qualcosa. Grazie ai 15 punti conquistati da Ricciardo, la Haas scala 2 posizioni e si prende con forza la quinta piazza. Questa volta non ho novità da raccontarvi, quindi ci spostiamo direttamente in Inghilterra, a Silverstone, dove va in scena il Gran Premio di casa di Behrman, e questa volta con formato sprint. Le qualifiche della gara sprint non vanno esattamente come previsto. Fatichiamo leggermente più del solito e dobbiamo accontentarci della sesta posizione con Antonelli e dell'ottava con Behrman. Ma nella sprint le cose cambiano, il passo è buono, i nostri piloti si fanno valere e guadagniamo terreno. Antonelli conquista una posizione e chiude quinto, mentre Behrman ne recupera addirittura 2, tagliando il traguardo in sesta piazza. Un risultato incoraggiante. Poi però si passa alle qualifiche per la gara domenicale e i problemi tornano. Behrman non riesce a trovare il giro giusto e si ferma al Q1, partirà soltanto 17esimo. Antonelli invece accede al Q3 ma non brilla e scatterà settimo. Davanti Norris si prende la pole position nel suo GP di casa. Davanti a Verstappen è uno straordinario Ricciardo che chiude terzo. Occhio anche a Joe che partirà decimo. Sembra proprio che la Haas abbia trovato un pacchetto di aggiornamenti davvero efficace che potrebbe rilanciarli nella seconda metà di stagione. Ben ritrovati! In pista sono in corso gli ultimi preparativi. Ormai è tutto pronto per la gara. Tenetevi forte, ecco il Gran Premio di Gran Bretagna. Si spengono le luci e via, partiti! Per la gara scegliamo strategie differenziate. Antonelli, partendo in top 10, segue la classica strategia a una sosta. Primo stint su media, poi gomma dura fino alla fine. Behrman invece va all'attacco. 2 soste, doppio stint su soft e finale su mescola media. Una scelta aggressiva, perfetta per provare la rimonta. Antonelli disputa una gara solida, non riesce a tenere il passo dei primissimi, ma resta concentrato, costante e senza commettere errori. Chiude settimo, mantenendo la posizione di partenza e portando a casa altri punti importanti. Ma è Behrman il protagonista assoluto. Davanti ai suoi tifosi parte carico, attacca con decisione e sfrutta alla perfezione la strategia su 3 stint. Il ritmo è ottimo, la gestione impeccabile e alla fine taglia il traguardo in nona posizione. È la sua seconda rimonta stagionale, ma questa, a casa sua, vale ancora di più. Lì davanti è festa grande per Norris, che trionfa davanti al pubblico inglese precedendo Verstappen e uno straordinario Bottas, terzo al traguardo. Un weekend perfetto per Lando, che ricaccia indietro il compagno di squadra e ristabilisce le gerarchie interne in McLaren. Nei costruttori limitiamo i danni, anche grazie ai punti ottenuti nella sprint. Il distacco dalla Visa Cash Up si accorcia di 9 lunghezze, ma poteva andare peggio. Con questo weekend completiamo ufficialmente la prima metà della stagione e arriva anche la valutazione del consiglio direttivo. I numeri parlano chiaro, non solo siamo ben oltre l'obiettivo stagionale, che ricordiamo era il 7° posto nei costruttori, ma abbiamo già raggiunto anche il target a lungo termine, con 2 anni d'anticipo. Abbiamo infatti raccolto punti in più della metà delle gare disputate e per questo arriva anche un premio, $1,5 milioni in più nel nostro budget, che non fanno mai male. Dopo la pausa di metà stagione si riparte in direzione Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda e ancora una volta le qualifiche si svolgono sotto la pioggia. Scendiamo in pista con le intermedie nel momento migliore possibile e i risultati si vedono subito. Kimi piazza un giro clamoroso e conquista la terza casella in griglia. Behrman fa invece leggermente peggio, ma ottiene comunque un onesto 7° posto, che ci dà ottime chance di chiudere nuovamente a punti con entrambe le vetture. A Zandvoort non c'è molto da dire sulla strategia. Tutta la griglia opta per lo stesso approccio, in una gara lineare senza variabili evidenti. Tutto si gioca sul passo e sulla gestione. Ben ritrovati! In pista sono in corso gli ultimi preparativi. Ormai è tutto pronto per la gara. Siamo finalmente arrivati al Gran Premio d'Olanda. Si spengono le luci e via, partiti! Antonelli scatta bene dalla terza posizione, ma non riesce a tenere a lungo il DRS dei 2 leader. Una volta perso il contatto, cambia atteggiamento. Da attaccante si trasforma in difensore e lo fa alla perfezione. Nel primo stint tiene a bada gli inseguitori con ordine e grande solidità. Molto più complicato invece l'inizio gara di Behrman. Non riesce a trovare subito il ritmo, fatica a difendersi e perde diverse posizioni nei primi giri, scivolando fuori dalla zona punti. Prova a reagire, ma deve attendere il secondo stint per rientrare davvero in gara. Ed è proprio lì che la situazione si ribalta. Antonelli continua a difendere la sua terza posizione con intelligenza, ma il ritorno di Piastri è inesorabile. La McLaren vola e Kimi non può fare miracoli. Deve cedere il podio e chiudere in quarta posizione, dopo una gara comunque pulita, solida e senza errori. Ma ora parliamo della mini rimonta di Behrman. Dopo un inizio complicato ritrova passo, fiducia e aggressività. Sorpassa con precisione, gestisce al meglio le gomme e riesce a risalire fino alla 10ª posizione, conquistando un punto prezioso e salvando un weekend che sembrava compromesso. Davanti è ancora Norris a festeggiare. Vince per l'ennesima volta e allunga ulteriormente in classifica. Piastri recupera 3 posizioni e chiude secondo, ma perde altri 7 punti dal compagno. Giornata storta invece per Verstappen, che partiva dalla pole, ma scivola fino alla terza posizione senza mai riuscire a entrare veramente in partita. Nella classifica piloti, come detto, Norris allunga ancora, mentre Gasly perde un'altra posizione ed ora è 10º. L'Aston Martin non è più quella di inizio stagione e i risultati iniziano a mancare con costanza. Lo dimostra anche la classifica costruttori. Perdono la 6ª posizione, superati da una Ferrari silenziosa ma più efficace. E se la Ferrari fatica a brillare, immaginate quanto possa essere in difficoltà l'Aston Martin. Dopo appena 4 giorni torniamo di nuovo in Italia, stavolta per il Gran Premio di Monza. Ma qui
qui ci troviamo davanti a un problema evidente. Tutte le scuderie avversarie hanno migliorato notevolmente il proprio delta di RS, mentre noi siamo scivolati fino alla 18ª posizione in quella voce, e il distacco si fa sentire. Lo dimostrano subito le qualifiche. Antonelli fatica e non va oltre l'11° posto nel Q2. Berman invece riesce a sfruttare una scia perfetta e accede al Q3. Lì, senza più aiuti, fa comunque un lavoro straordinario. Si prende un ottimo quinto posto che diventa quarto dopo la penalità a Ricciardo. Penalità che permette anche a Kimi di rientrare in top 10, guadagnando una posizione che magari si rivelerà fondamentale. Bene, manca pochissimo al semaforo verde, per quella che si prospetta una sfida molto serrata. Si parte, è il Gran Premio d'Italia. Si spengono le luci e via, partiti! Monza è sempre un appuntamento speciale, anche per noi. Entrambi i piloti scelgono di partire su gomma media come gran parte della griglia. Una strategia prudente, pensata per tenere aperte tutte le opzioni in caso di safety car o degrado accelerato. Nei primi giri però Berman fatica a trovare il ritmo giusto. Prova a lottare nel gruppo ma perde terreno e scivola di 3-4 posizioni. Una partenza complicata che lo costringe a rincorrere fin da subito. Ma il vero colpo di scena arriva poco dopo e riguarda Antonelli. Alla seconda curva viene attaccato duramente da un asse che lo spinge largo. L'escursione fuori pista gli danneggia il fondo della vettura. Prova a resistere, ma dopo pochi giri è costretto al ritiro. Un colpo durissimo, soprattutto qui, davanti al pubblico italiano. Come previsto, tutta la griglia sfrutta la safety car causata da questo ritiro per effettuare la prima sosta. Berman rientra, monta gomma hard e si ritrova in 8ª posizione. Ed è da lì che inizia la sua vera gara. Nel secondo stint l'inglese cambia marcia. Il passo è impressionante, praticamente in linea con quello dei leader. Spinge con decisione, gestisce al meglio le gomme e sorpassa con autorità. Una rimonta lucida, precisa, costruita con pazienza e intelligenza. Taglia il traguardo in 4ª posizione. Un risultato prezioso, ottenuto in una gara difficile, condizionata da una partenza complicata e da un ritiro pesante. Ma Olli risponde con il carattere dei grandi e porta a casa punti fondamentali per la nostra corsa nei costruttori. E davanti, nessuna sorpresa, Lando Norris vince ancora. 8ª vittoria stagionale, una macchina. Piastri chiude secondo e perde ulteriore terreno, mentre Verstappen spreca un'altra pole position e si deve accontentare del 3° posto. Gasly, che sembrava in crisi, decide di smentirci subito. Guadagna 7 posizioni e porta l'Aston Martin in 10ª, conquistando un punto. Nonostante il ritiro di uno dei nostri, non solo non perdiamo terreno in classifica, ma guadagniamo 6 punti sulla Visa Cash Up. La distanza dall'As, invece, rimane invariata. Ma con un Berman così possiamo guardare avanti con fiducia. Per l'ultimo Gran Premio di questo episodio torniamo in America, sul circuito di Miami. In qualifica non tutto è andato come previsto. Berman ha compromesso il suo giro nell'ultimo tentativo sbagliando il primo settore, mentre Antonelli ha trovato sulla sua traiettoria Tsunoda nel tratto più stretto del circuito. Un ostacolo durato diversi secondi che gli ha impedito di migliorarsi. Fortunatamente il primo tentativo è passato. I nostri due piloti si piazzano in 5ª e 6ª posizione e con Ricciardo penalizzato guadagneremo una posizione in griglia con entrambi, partendo quindi più avanti del previsto. Ben ritrovati! In pista sono in corso gli ultimi preparativi. Ormai è tutto pronto per la gara. Eccoci qui al Gran Premio di Miami. Si spengono le luci e via, partiti! A Miami la parola d'ordine è collaborazione. Fin dal primo stint i nostri due piloti difendono le loro posizioni con intelligenza, cambiandosi il DRS giro dopo giro sul lungo rettilineo per tenere a distanza gli inseguitori. Una sincronia perfetta, che funziona. Le soste si svolgono senza intoppi. Una volta montate le gomme hard per il secondo stint, la gara sembra indirizzata verso una chiusura lineare, ma l'incognita ha un nome ben preciso: Ricciardo. L'australiano rientra in pista con un passo eccezionale e si lancia in rimonta. Con un ritmo nettamente superiore riesce a superare entrambi i nostri piloti, pezzando il sogno di chiudere ai piedi del podio. Nonostante tutto, portiamo a casa un altro risultato solido. Berman chiude quinto, Antonelli sesto. Una doppietta in top 6 che rafforza ancora la nostra posizione nel mondiale costruttori. Sul podio salgono Norris, Verstappen e Piastri. Stavolta è proprio l'australiano a sprecare la partenza dalla pole, chiudendo in 3ª posizione. Grandissima gara di Ricciardo che recupera ben 10 posizioni e chiude quarto. Positiva anche la prestazione di Hamilton che riporta almeno una delle due Ferrari in zona punti. Con 9 vittorie su 17 Gran Premi e 49 punti di vantaggio in classifica, Norris sente ormai il titolo sempre più vicino. Nell'ultimo terzo di stagione dovrà semplicemente restare costante. Per quanto ci riguarda il bilancio è ancora una volta positivo. Con il risultato di questo weekend mettiamo altri 18 punti tra noi e la Visa Cash Up, portando il vantaggio a 70 lunghezze. Ora dovrò valutare se concentrare tutte le risorse sulla ricerca per la prossima stagione oppure investire ancora in questa monoposto. Ma credo che la scelta più saggia sia la prima. Rientrati al quartier generale chiudiamo un'altra questione importante. Il rinnovo di Matthew Ogle, l'ingegnere di pista di Berman. Accetta e firma un nuovo contratto triennale. Concludiamo con un'occhiata alla crescita dei nostri piloti. Entrambi hanno raggiunto quota 86 nella valutazione generale, una delle coppie più solide e promettenti dell'intera griglia. Ma per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e se così fosse lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi!